Sto seguendo con super attenzione quello che sta succedendo adesso nei mondiali a Doha per quanto riguarda il nuoto. Nella prima parte di questi mondiali ho seguito esclusivamente, prevalentemente quelle discipline sulle quali io sono direttamente coinvolto. Adesso seguo come professionista della mente, cercando di avere informazioni o leggendo le interviste che sono una cosa molto utile, come già faceva Martin Seligman tanti anni fa, per rendersi conto o costruire delle ipotesi, anche basate ovviamente sull'esperienza, di quello che succede durante una competizione del genere, quando oltre alla parte competitiva che riguarda il mondiale, all'interno dello stesso mondiale sono in gioco dei pass olimpici, cioè la conquista nel mondiale anche della possibilità, raggiungendo certi obiettivi, di poter competere alle Olimpiadi. Bene, questo che parrebbe apparentemente un doppio stimolo e dovrebbe avere un valore positivo diventa molto spesso, purtroppo, un valore invece estremamente negativo e ha le sue spiegazioni. No? Quindi diventa un carico, cioè nel momento in cui un atleta compete, non compete più per quello che sta facendo in quel momento, ma compete per un vantaggio secondo che lo rimanderà a tra qualche mese, quando le Olimpiadi di Parigi si svolgeranno. Bene, questo secondo me è un errore madornale dal punto di vista mentale, perché nella maggior parte dei casi finisce con il generare una tensione, uno stress che è controproducente nell'oggi. Quindi noi vediamo atleti o vediamo squadre o vediamo prestazioni in cui l'elemento della conquista del passo olimpico penalizza la prestazione. Voi mi potreste dire, ma quindi non ci dovremmo preoccupare di prendere i passi olimpici? Gli atleti non dovrebbero essere preoccupati del prendere il passo olimpico? Sì, ma bisogna mettere il passo olimpico, cioè come un elemento successivo alla competizione che si fa in quel momento lì. Cioè il passo olimpico è una cosa che arriva secondariamente se oggi performi bene, mentre se tu lo metti in testa, questo finisce col generare degli effetti molto spesso inversi, e vediamo spesso degli scivoloni clamorosi sia nei giochi di squadra sia nelle prestazioni individuali, dove purtroppo persone che magari hanno i mezzi, hanno anche un passato che in qualche modo li dovrebbe rafforzare nella loro prestazione, inevitabilmente condizionati dal problema della conquista del passo olimpico, finiscono per prestare peggio. Bisogna essere sempre concentrati sul tempo presente, quindi il passo olimpico va visto un po' come i soldi, no? Cioè, voglio dire, un atleta di un certo livello e performa ad altissimo livello guadagna anche dei soldi, ma bisogna aver chiaro qual è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è giocare, l'obiettivo primario è competere, è esprimere il massimo in quel momento, dove poi soldi o passi olimpici o quant'altre cose che sono per natura secondarie arrivano come conseguenza del far bene oggi, cosa che purtroppo troppo spesso viene dimenticata, generando quindi poi appunto negli atleti uno stress, un livello di tensione che li blocca in vista di un vantaggio futuro, li blocca oggi, pregiudicando molto spesso anche il vantaggio futuro.